Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato a Centurion, incuriositi dal risultato conseguito dal deck builder Eusebio Albertieri, che ha provato a utilizzare con profitto una delle tante leggendarie presenti nel set di Street of New Capenna. Sin dai colori scelti per l'occasione, quelli Grixis, siamo di fronte a un archetipo dal grande potenziale, visto che offre diverse possibilità, sia sul fronte delle interazioni e il controllo della partita, sia su quello delle forze schierabili in campo, viste le molte staple presenti in questi colori. Abbiamo però di fronte una leggendaria strana, che a prima vista sembra essere più sinergica alla tribe dei vampiri, più che alle molte magie possibili in questo color pie, eppure, come avremo modo di vedere in questo primer, siamo di fronte a qualcosa di unico nel suo genere. Questa volta vi parleremo di Evelyn, The Covetous. Ci troviamo di fronte a una creatura che offre una serie di abilità che potrebbero trovare impiego in un archetipo fortemente orientato a includere diversi vampiri nella lista, ma come avremo modo di vedere in questa disamina, il suo impiego sarà molto più subdolo. Ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 5 mana, 2 generici, 2 ibridi, uno blu, uno nero e rosso e uno nero, abbiamo un farabutto vampiro con forza 2, costituzione 5, lampo e 2 abilità che propongono un motore di vantaggio carte molto particolare. Nella prima abilità abbiamo, ogni qualvolta Evelyn The Covetous o un altro vampiro entra nel campo di battaglia sotto tuo controllo, esilia la prima carta del grimorio di ogni giocatore con un segnalino connezione su di essa. Mentre nella seconda c'è, una volta per turno puoi giocare una carta con un segnalino collezione dall'esilio se è stata esiliata da un'abilità che controllavi e puoi spendere mana come se fosse mana di qualsiasi colore per lanciarla. Sulla carta gli effetti proposti dal generale non sembrano così impattanti, anche visto il costo di cast necessario per farlo entrare in campo. Ma un occhio più attento, questo strano vampiro si presta ad essere un enabler per una serie di loop infiniti molto potenti. Qui non andremo tanto a sfruttare il comandante singolarmente, qui la faranno da padrone le carte, le combo e il potenziale offensivo insito nei colori Grixis, che negli anni hanno accumulato un potenziale immenso per delle chiusure dal nulla davvero efficaci. Quindi la nostra Evelyn The Covetous non deve essere vista come la chiave di volta per le nostre vittorie, piuttosto una falcilitatrice dei nostri loschi traffici, per sfilare la vittoria all'avversario dal nulla, come il più abile dei farabutti. Come accennato nelle premesse, Evelyn The Covetous è un mezzo, un tramite per dare consistenza alle nostre chiusure, che passano da alcune combo che trovano attuazione grazie alle tante carte presenti nel nostro color pie. La prima chiusura passa da una creatura del passato, iconica e Blizzlack al tempo stesso, Wargorger Dragon, che offre un ETB strano e molto potente se opportunamente intercettato, non con il cast diretto di questa creatura, ma con i molti incantesimi in grado di rianimarla dal cimitero. Grazie a Name at Dead, Death of the Dead e Necromancy, potremo infatti riportare in vita il drago, che rimbalzerà tutto il nostro board, compresa l'aura che lo ha rianimato, finendo nuovamente nel grave, così da innescare infinite volte il processo, permettendoci di avere mana infinito, con le terre che al loro ritorno risulteranno sempre stappate. In questo ciclo perpetuo si incastra alla perfezione Evelyn, che al suo ingresso esilia la cima del grimorio del nemico e ci garantirà in questo loop la sua morte senza appello alcuno, quando nel suo turno non potrà più pescare alcuna carta, impotente di fronte a questa combo che non passa dal cimitero. Non contenti di questa base di partenza più che valida, integreremo gli elementi di rianimazioni utili per la combo con alcune magie come Burial Alive e Reanimate e un paio di creature di peso, Archon of Cruelty e Griselbrand, che con i loro vantaggi ci possono comunque permettere una chiusura di danni e value alternativa. A supporto di questi ciccioni scontati nel cast con questi trick, affiancheremo Fable of the Mirror Breaker, che con il suo copy effect ci può dar modo di avere un altro dei nostri bittanti di peso in campo, per nuovi TB golosi o banalmente più forza d'urto in campo per vincere a suon di danni. Le sorprese non finiscono qui, perché annoveriamo nella lista un'altra combo, meno sfruttata ma pur sempre valida, composta da una carta del passato, Chain of Smog, e un paio di enabler che ne sfruttano il ruling old school, Sigmund Witch e Ral Storm Conduit. Colpendo la nostra mano con la magia, con la creatura otterremo infiniti token in grado di annichilire il nemico, mentre con il viandante potremo con la sua abilità statica generare abbastanza danni diretti per vincere subito, mitragliando l'avversario quanto basta per chiudere dal nulla. Questo Planeswalker ci offre comunque dei vantaggi indiretti, interagendo con il resto delle 99, ma non è l'unico che ci darà una mano a dare consistenza nell'azione, visto che lo affiancheremo con Jace the Mind Sculptor e Kaito Shizuki, pezzi ormai rinunciabili se abbiamo i loro colori a disposizione. Anche Ragavan Nimble Pithre e Snapcaster Mage finiscono di diritto nella build, soprattutto perché ci danno nei primi turni benzina per sostenere la nostra azione, valorizzare le magie che schiereremo copiose o banalmente infastidieranno il nemico distogliendolo dalle nostre chiusure. Con degli intenti così subdoli ci serviranno diversi elementi per fare cut advantage e in questi colori ci sono una serie di scelte classiche tra Breathless Strix, Impulse e Desolated Clay Gloves, ma una carta in particolare spicca per potenza e versatilità, Necropotence.
Qui non baderemo a spese per scavare nel grimorio in cerca di una soluzione e perché no, anche di una chiusura, visto che in alcuni casi abbiamo bisogno di molto poco per incatenare l'avversario in una prigione in cui non potrà più fuggire. Se appaiono chiare le intenzioni di Evelyn the Covetous, almeno sul fronte delle chiusure, che sono basate principalmente su un paio di combi ad effetto, il resto del mazzo si preoccuperà da un lato di concretizzarne la realizzazione, dall'altro di proteggere la nostra azione al meglio. Ecco perché schiereremo il meglio del nostro color pie a partire da diversi cantrip, tra Brainstorm, Consider, Gitaxian Probe, Ponder, Preordain e Serum Vision, utili a scavare nel grimorio in cerca di risposte o chiusure, pronte a stupire il nemico in difficoltà. A queste scelte classiche affiancheremo due carte molto potenti, Limnus Vault e Titan Pact, utili quando siamo pronti a sferrare il nostro colpo migliore, cercando uno dei pezzi mancanti delle nostre chiusure, che necessitano almeno di 2 pezzi per andare a pieno regime. Fondamentali per colpire il nemico quando è privo di repliche i discard effect, con creature come Vertidio Click e magie come Dreadfudge, Drues, Inquisition of Kozilek e Tuxeis, così da sfilare carte problematiche che potrebbero mandare all'aria i nostri piani. Per contrastare le minacce a terra attingeremo all'arsenale di rimozioni presente nel nostro color pie, con Moshard, Dreadball, Fatal Push e Terminate, selezionando quello che ha un maggior raggio d'azione possibile, unito a un costo di casta ridotto all'osso. A queste scelte affiancheremo un'icona del nero, Liliana of the Veil, che ci può dare una mano sia a limare la mano del nemico, magari agevolando il nostro piano di rianimazione, sia a costringere al sacrificio di una creatura all'avversario, impedendo che ci possa danneggiare. Avremo a disposizione qualche botto estemporaneo, con Lightning Axe e Lightning Bolt, ma il primo è più visto come uno strumento per scartare una carta dalla mano e il secondo è equiparabile a una rimozione veloce a basso costo, così da risultare efficaci sin dal primo turno. La parte del leone per le nostre interazioni la faranno i counter, a partire da una creatura, Malevolent Hermit, che per i nostri scopi risulta ancora più utile con il suo reto, Benevolent Geist, che impedisce alle nostre magie non creature di essere counterate, proteggendo le nostre chiusure principali. Abbiamo comunque un buon arsenale di magie, ben 8 tra Daze, Force of Will, Mana Leak, Miscalculation e Remand, ma anche qui avranno più lo scopo di salvaguardare le nostre chiusure, più che replicare a tutte le minacce del nemico. Di certo non ci faremo scrupoli nel resettare il board con Plague Engineer e una serie di magie, tra Brotherhood Hand, Fire Covenant, Damnation e Toxic Delage, che sono perfette per far saltare in un colpo solo tutte le creature del nemico. Contro le interazioni provenienti dal cimitero utilizzeremo con profitto 2 grandi classici del momento, dati Wade Walker e Clean to Dust, che ci possono venire in soccorso verso tutti quelli che provano prima di noi ad abusare di questa zona di comando. Quello che non mancherà sarà la flessibilità nelle risposte grazie alle molte magie modali, tra Angrad Rampage, Collective Brutality, Izzet Charm, Kolash Command, Maestro's Charm, Prismari Command e Supreme Will, che possono sostenerci nella nostra azione, sempre variegata e responsiva in base al contesto del momento. Infine, per dare un minimo di sostanza alle nostre chiusure, utilizzeremo un paio di tutori, tra Profane Tutor e un Masked Grave, perfette per trovare il pezzo mancante per portare a casa il risultato, senza colpo ferire. I passi che hanno portato Eusebio Albertieri a costruire un archetipo capeggiato da Evelyn the Covetous sono stati molti e hanno richiesto diversi passaggi intermedi, oltre a raccogliere qualche spunto durante il viaggio da altri player che stavano provando ad usare questa leggendaria con profitto. Tutto era partito dal desiderio di sfruttare il potenziale Wargorged Dragon, inserendolo in una lista che aveva come generale Kaya Zenith Seeker, ma l'assenza del blu nel color pie rendeva troppo fragile la combo nel suo complesso, non risultando alla fine all'altezza del meta del momento. Poi, incrociando una lista basata sull'idea di un altro deck builder, Andrea Bruna, con un concept simile, il nostro player si decise a passare a questo generale, che oltre a offrire un color pie più adatto a un mazzo combo, non necessitava di essere già in campo, visto che con Flash potevamo farla entrare al momento giusto senza problemi. Da questo primo nucleo, man mano il mazzo si è evoluto alla forma attuale, inserendo chiusure alternative e una capacità di adattamento in base al contesto, visto l'arsenale di interazioni che riesce a portare in dote, avvicinandosi molto a un mazzo control tradizionale. Una scelta che al momento si è dimostrata vincente, che vede questa Evelyn the Covetous non tanto un leader di una ciurma di vampiri, piuttosto una scaltra rivista capace di strappare una vittoria dal nulla, senza neppure esporsi troppo, pur di raggiungere beffardi i suoi scopi. Finora in questo primer abbiamo avuto modo di toccare con mano i possibili gameplay che Eusebio Albertieri ha ipotizzato per questa Evelyn the Covetous, che potremo sintetizzare con questo approccio variegato con una sola parola: imprevedibilità. Infatti abbiamo, grazie al supporto di scartine e counter, non uno, ma ben 2 piani combo distinti e intercambiabili, che di base possono farci vincere anche a velocità istantanea, il che è un bene, visto che una parte delle meta attuali non avrebbe i mezzi per contrastarci. Non solo, visto che, grazie alle tech utilizzabili per il nostro drago, abbiamo un pacchetto di animazione che ci può offrire un angolo di attacco rapido ed efficace, verso avversari veloci che non sono in grado di digerire un ciccione volante sulle loro teste.
Infine, nelle partite di attrito, dove i primi due piani di gioco potrebbero trovare troppi ostacoli, si potrebbe passare per le ultime dei viandanti più in vista, come James the Mind Sculptor, Kaito Shizuki e Liliana the Veil, senza contare che abbiamo comunque un generale che può spuntare dal nulla per infliggere gli ultimi danni mortali. Insomma, saremo pieni di risorse, come il più abile dei faccendieri. D'altronde, con Evelyn the Covetous, non potrebbe essere altrimenti, visto che siamo uno dei membri di spicco del Clan Maestros, gente che non si fa certo scrupoli per arrivare al successo. Grazie ai consigli del nostro The Builder proviamo ora a comprendere che questa lista basata su Evelyn the Covetous si posiziona nel meta 101 rispetto a diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso i mid-range deck, soprattutto quelli senza blu, siamo in ottima posizione, visto che con il nostro pacchetto interazioni abbiamo modo di spegnere le sue giocate più incisive, mentre noi abbiamo il tempo e il modo di assemblare una delle nostre chiusure, anche grazie ai motori di card advantage a disposizione. Verso il control deck abbiamo dalla nostra qualche piccolo vantaggio grazie alla velocità di esecuzione delle nostre combo, sfruttando un momento di debolezza dell'avversario che potrebbe non avere sufficienti risorse o risposte in grado di fermare una nostra chiusura. Verso il tempo deck siamo in equilibrio, visto che tutto dipenderà dalle risposte pescate nel momento del bisogno per fermare le rispettive chiusure, in un balletto in cui nulla sarà scontato, soprattutto se l'avversario accede facilmente al blu e ai counter del formato. Verso gli aggro deck, soprattutto quelli a base rossa, siamo in seria difficoltà, perché possono aggredirci in fretta, o peggio attentare alla nostra mana base, con pezzi con cui non abbiamo molti modi per interagire, rischiando di rimanere inchiodati senza vie d'uscita. Grazie all'intuizione di Eusebio Albertieri, nello sfruttare in modo inaspettato e alternativo il potenziale offerto da questa Evelyn the Covetous, è chiaro che ci sono molti spazi di manovra e personalizzazione per variare questa build in base al meta, ai cambi di banlist e al gusto personale. Una delle ultime inclusioni della lista è stato Clean to Dust, utile contro il Grave certo, ma anche ottimo strumento di life gain, prezioso soprattutto verso gli archetipi aggressivi che rischiano di dilapidare molto presto i nostri punti vita prima di riuscire a trovare una via d'uscita. Tra le nuove carte potrebbe fare capolino Chaos Defiler, un pezzo ottimo rispetto al piano Reanimator già presente nella lista, che potremo impreziosire con Persist per aumentare la densità di carte che possono prendere pezzo dal cimitero, per una maggiore consistenza di queste tech. Eccoci arrivati al termine di questa analisi. Ringraziamo Eusebio Albertieri che ci ha offerto su un piatto d'argento una lista capeggiata da un generale che ripropone un concetto di combo deck superando agevolmente anche gli ultimi aggiornamenti della banlist del formato. Se volete sfruttare al massimo i colori Grixis con un piano di gioco flessibile e diverse chiusure potenziali, questo Evelyn the Covetous potrebbe farlo a caso vostro, offrendoci tutti gli elementi per fare bene, sgusciando tra le maglie strette del nemico anche quello più coriaceo. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.